questa pausa caffè mi sono detta potrei registrare un piccolo video parlando proprio in italiano. Non so se vedete, questa tazza è un po' scheggiata. Già, questa è una tazzina da caffè molto bella con queste decorazioni floreali, sì, possiamo dire, uno stile un po' quasi orientale, mi ricorda un sacco uno stile orientale. Non lo so perché, purtroppo mi è caduta nel lavandino e quindi si è scheggiata, vedete qua? Credo si veda adesso, è un po' scheggiata, però fa niente. Comunque la posso utilizzare senza problemi. Questa era una delle tazzine che ho comprato non appena mi sono trasferita a vivere qui in Italia, di nuovo. Quindi ci tengo particolarmente. Quando venite in Italia, di solito se chiedete un caffè, chiedete un espresso. Non è come all'estero che bisogna dire un espresso. Quando sono stata in Albania, sono stata ad esempio a Tirana, ma anche a Saranda, a Ksamil. Quando chiedevo un caffè mi veniva sempre chiesto espresso? Qui in Italia non serve. Un caffè è sempre un caffè espresso. Al massimo c'è la differenza tra caffè lungo e caffè corto. Poi se volete invece un caffè un po' più diluito, qui si chiama l'americano, però potrebbero guardarvi male. Essendo questo un video un po' meno impostato, stavo riflettendo di cosa parlare in questa pausa caffè e tra poco avrò lezione con una ragazza che sta ricominciando un percorso per migliorare il suo inglese e mi è venuto in mente, ho avuto questa idea, come settembre, gennaio siano dei mesi in cui ricomincia tutto, riparte tutto. Io sono una persona che senza obiettivi è perduta, ho sempre bisogno di avere una direzione, degli obiettivi, qualcosa verso cui muovermi. Questi contenuti che sto facendo in italiano sono gli stessi contenuti che io cerco quando studio le lingue che sto appunto cercando di migliorare, come ad esempio il francese, lo spagnolo e un pochino il tedesco. È assurdo come con una piattaforma, con una persona che registra un video, sia possibile sentire e avere materiali nuovi ogni giorno. Per me è senza senso, cioè io mi sono fatta un caffè, mi sono seduta e sto registrando e pensare che per alcuni di voi questo sia un contenuto per imparare mi manda fuori di testa, sono veramente basita. Oggi farò una lezione per ricominciare questo percorso con questa ragazza sull'amicizia. A few inches later. Piccolo cambio di inquadratura perché mi è cascato tutto, vi giuro, tutto quello che poteva cascare è cascato. E quindi mentre pensavo a come ricominciare questo percorso con questa mia studentessa, mi sono detta cosa c'è di semplice di cui parlare e con cui anche riapprocciarci ad una lingua. Ad esempio, non studio inglese da 5 mesi. Come faccio a ripartire? Un errore che molti fanno è buttarsi a capofitto nella grammatica, partendo con l'idea di dover fare tutto subito, 10 ore al giorno, farò present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect, past perfect, future, conditional, tutto insieme. Perché ci massacriamo così? Scusate il disordine dietro, tra parentesi. Dopo lavorerò da un altro posto e quindi ho lo zaino pronto per mettere tutto via. Quindi ho deciso, facciamo una lezione per parlare. Parliamo di persone che conosciamo, amicizia, parliamo di ricominciare. Quali saranno gli obiettivi di questa studentessa? Quali saranno i suoi desideri? Magari i suoi obiettivi sono cambiati, magari è più ambiziosa di prima o magari vuole rallentare. E questo è un lavoro che io spesso cerco di fare con i miei studenti, ma faccio anche con me stessa.
e avevo degli obiettivi a gennaio e adesso a settembre mi sono messa un po' a vedere come va. Mi aspettavo di fare 3 lingue insieme? No. Mi aspettavo di arrivare a questo punto nella lingua francese? Sì. Settembre, così come gennaio, sono solo dei mesi, ma questo discorso, ecco, se stai vedendo questo video a novembre, puoi farlo anche adesso. Prova a pensare a un argomento che ti interessi nella lingua che stai studiando. Se ad esempio vuoi parlare in italiano, io sono qui, sto finendo il mio caffè, tra poco ricomincio a lavorare e hai visto questo video e magari questo video ti ha insegnato qualche espressione che non conoscevi. Io per ogni cosa che ho ricominciato oppure ho cominciato a fare, ad esempio allenarmi, studiare, cucinare, imparare un nuovo hobby, imparare una lingua, qualsiasi di queste cose, quando ho iniziato super spedita, senza nemmeno pensare e ascoltarmi e partire in un modo da creare un sistema. Quando ho cominciato in quarta, sono sempre tornata al punto di partenza. Invece, quando parto in prima e poi metto la seconda e poi piano piano accelero e poi mi rendo conto, giorno dopo giorno, di cosa ho bisogno e cosa invece non è così importante effettivamente. Per me quell'approccio è sempre stato tanto di aiuto. E se stai studiando una lingua, non scervellarti, non impazzire nel voler imparare subito tutto. Ogni cosa a suo tempo. Con la mia studentessa, tra un quarto d'ora parleremo in modo sereno e tranquillo e io spero sia un'ora di lezione piacevole per entrambe. E magari è una cavolata, però anche da soli a volte dobbiamo renderci conto che dobbiamo essere più easy con noi stessi. Io vorrei che le lingue e l'apprendimento fossero un po' così, easy peasy lemon squeezy. E quindi per avere un nome carino sui social mi è venuto in mente Lemon Easy, però si rifà a questo. E niente, spero che questo video, questa pausa caffè che ho finito, spero vi sia piaciuto, spero che il vostro percorso possa riservarvi un sacco di sorprese e non sia solo stress, perché molte persone vivono le lingue come qualcosa di stressante. Io spero il tuo percorso di apprendimento dell'italiano o di qualsiasi altra lingua possa essere il più sereno possibile. E non è mai uno sprint, non è mai qualcosa di immediato, è una lenta maratona, è effettivamente una scalata. E quindi niente, spero questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio come sempre di tutto il supporto, vi lascio il link ai miei canali, sia questo che quello d'inglese, e ti lascio un video che è proprio sulle lingue che sto studiando, che sto imparando e che conosco, così se vuoi conoscermi un po' di più puoi cliccare il link. Grazie mille, a presto! Ciao!